Demiral è il difensore giusto per sostituire Skriniar all'Inter? Parliamone insieme, lo facciamo con il nostro format. Torna uno dei format più apprezzati di sempre sul nostro canale, ovvero il format in cui andiamo ad analizzare veramente ai raggi X, nei minimi dettagli, gli obiettivi di mercato dell'Inter per cercare di capire appunto se possono essere dei buoni affari oppure no per la nostra Inter. Questa volta però vi anticipo subito che il format si arricchisce di una novità, anzi si arricchisce di 2 novità. Una la scoprirete alla fine, una, ve l'anticipo subito, è che questo format diventa un format a puntate. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sappiamo ormai purtroppo che l'Inter dovrà sostituire Milan Skriniar che si è accordato col PSG, si trasferirà a Parigi a parametro zero al termine di questa stagione e quindi trovare il sostituto giusto di un giocatore così importante, soprattutto senza spendere una valanga di soldi, visto che non ci sono, non sarà sicuramente semplicissimo. Con un'attenta ricerca però che abbiamo fatto la scorsa estate, siamo partiti da 461 nomi in un'analisi che ha spopolato sui social, avete fatto girare tantissimo, eravamo arrivati poi a dei nomi finali, soprattutto ne avevamo selezionato uno, ma poi avevamo fatto una scrematura anche su altri profili e avevamo visto comunque che con un po' di scouting, un po' di idee, si possono pescare dei nomi molto interessanti senza spendere cifre folli. Allora, sul nostro canale abbiamo deciso di analizzare ancora una volta tutti insieme tutti i nomi che sono stati accostati all'Inter, oppure quelli con i quali ci sono delle trattative, oppure ancora dei giocatori che noi riteniamo potenzialmente validi secondo il nostro punto di vista e lo faremo quindi puntata dopo puntata. Per ciascun episodio dunque andremo ad analizzare un singolo difensore verticalmente con tutte le caratteristiche, i pro ed i contro e quindi cercheremo poi di tirare le somme in vista dell'estate per selezionare il miglior sostituto possibile di Milan Skriniar, considerato che questa volta abbiamo tempo per programmare e per arrivare quindi all'estate preparati. Oggi partiamo da Merih Demiral perché? Perché nel club di Passione Inter gli abbonati al club di Passione Inter, quelli che ci sostengono su passioneinter.club, hanno votato come primo identikit da tracciare proprio il turco dell'Atalanta che tra le altre cose nelle ultime ore dello scorso mercato di gennaio è stato cercato concretamente dall'Inter ed era l'ipotesi forse più calda in quelle ore nel caso in cui il PSG avesse poi lanciato l'affondo finale portandosi Skriniar a Parigi già nel mercato di gennaio senza attendere la prossima estate. Non se n'è fatto nulla in questa occasione a gennaio, per l'estate però sicuramente Demiral resta un nome da tener d'occhio perché l'Atalanta, da quello che so, vuole rivenderlo e all'Inter comunque il giocatore piace, i rapporti tra le due società sono ottimi, non solo tra le due società, anche tra gli intermediari che seguono queste operazioni. E allora, amiche ed amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Subito un mi piace, un'iscrizione al canale, iscrivetevi subito, attivate la campanella così non vi perdete le prossime puntate con gli altri difensori che andremo ad analizzare, anche difensori più sconosciuti sicuramente. Partiamo oggi, come dicevo, da Demiral, del quale vi condivido la scheda dal portale Transfer Market. Quindi vediamo la carta d'identità in partenza di questo giocatore, nato il 5 marzo 1998 in Turchia, 24 anni compiuti, ne farà 25 tra poco. Valutazione del cartellino da 25 milioni di euro secondo il portale Transfer Market, alto 1,90 m, quindi buon fisico subito, di piede destro, è all'Atalanta a titolo definitivo dal 2022, la scorsa stagione, la scorsa estate l'Atalanta lo ha definitivamente riscattato, il suo cartellino gli ha fatto firmare un contratto fino al 2026, quindi un contratto ancora piuttosto lungo. Ha avuto una carriera, ha dovuto girare molto, diciamo così. Vi faccio vedere anche la sua carriera. È partito dalle giovanili del Fenerbahce e poi è volato gratuitamente in Portogallo all'Alcanenense. Io ricordo di aver letto qualche anno fa un report di uno scout che diceva secondo me non è possibile che un giocatore così non trovi spazio al Fenerbahce. Non riesco a capire perché non trova spazio al Fenerbahce. Io sinceramente pensavo fossero un po' le solite cose per generare mercato, per generare rumors attorno al giocatore per far aumentare il valore di mercato, visto che poi è andato appunto in Portogallo gratis. Invece poi ben presto è riuscito ad arrivare in Italia, passando dallo Sporting, tornando di nuovo in Turchia all'Alanyaspor. Alla fine lo preleva il Sassuolo, dietro al Sassuolo però c'era sempre stata un po'
però la regia della Juventus, che infatti nel 2019 lo preleva e poi dopo 2 stagioni invece lo cede all'Atalanta. Prima in prestito, poi lo riscatta l'Atalanta per circa 20 milioni di euro, cifra sicuramente importante. Alla Juventus non ha giocato moltissimo, ci si poteva aspettare qualcosina in più forse nei piani della Juventus, doveva diventare il nuovo corso della difesa. All'Atalanta soprattutto devo segnalare ha avuto poi diversi problemi fisici, li aveva già avuti alla Juventus, prima la rottura del legamento crociato nella stagione 19-20 è un problema sicuramente non da poco e questo ovviamente ha frenato un po' la sua ascesa in bianconero, quindi in seguito diversi problemi muscolari che poi si sono riacutizzati nella passata stagione e di nuovo quest'anno poi ha avuto diversi problemi al ginocchio, una nuova infiammazione che lo ha bloccato durante il periodo del mondiale e ha inciso anche nel suo minutaggio in questa seconda parte di stagione nel 2023 dove sta facendo fatica a ritrovare il posto da titolare indiscusso nell'Atalanta. Quindi qualche problema fisico sicuramente va segnalato. A livello di ruolo ovviamente è un difensore, stiamo cercando il sostituto di Milan Skriniar e non può essere altrimenti. Condivido per chi ci segue da YouTube in video la heatmap del giocatore per farvi capire anche un po' la zona d'azione. Si vede in maniera piuttosto evidente come gioca soprattutto nella parte centrale della difesa per quanto riguarda questa stagione con l'Atalanta, lo stesso vale per la passata stagione, con però anche una posizione media piuttosto alta, quindi è ovvio gioca nell'Atalanta che ha un atteggiamento anche piuttosto aggressivo, non è un difensore molto basso, quindi è un difensore comunque che arriva anche a giocare piuttosto in avanti e questo si addice molto anche alle caratteristiche dell'Inter. Ha una grande presenza in area di rigore avversaria dove è un pericolo molto importante. Vi faccio vedere l'ultima heatmap, quella della stagione 2021, dove invece nella Juventus, giocando ovviamente in una difesa a 4, si stava specializzando più sul centrodestra, quindi è una posizione, quella del centrodestra, che ha già ricoperto, ma in una difesa a 4 e questo secondo me non è un dettaglio banale, ecco, andava sottolineato. Che giocatore è però Demiral? Come possiamo definirlo? Allora, innanzitutto secondo me va catalogato come un difensore vecchio stampo, potremmo definirlo, un difensore abbastanza puro, nel senso che non è un bastoni, per intenderci. Molto forte fisicamente, molto aggressivo, spesso anche troppo, è proprio un marcatore, ecco, definiamolo così secondo me. Spicca, devo dire anche per in modo particolare per la sua abilità nel gioco aereo. A livello anche di statistiche risulta essere tra tutti i difensori europei nel miglior 2% in Europa per duelli aerei vinti, quindi ha caratteristiche difensive molto spiccate, soprattutto di testa, ma anche nell'intercetto e nei tackle e non solo. Bravo nel corpo a corpo, bravo anche nell'uno contro uno. Secondo me dà il meglio in alcuni contesti di squadra particolari, ma soprattutto quando può alzarsi, tentare l'anticipo sull'attaccante e spalle alla porta, quindi nelle situazioni in cui può difendere in avanti. Secondo me dà il meglio ed è sicuramente un difensore di grande valore. Ha anche una buona rapidità, cosa che nella nostra difesa un po' manca, anche se non è un fulmine, però della velocità c'è, questo fa comodo. Dall'altro lato però secondo me va segnalato che con i piedi non è propriamente Andrea Pirlo, diciamo, ecco. È un giocatore non molto educato, quindi nel gioco con la palla, all'Atalanta credo che non sia un titolare indiscusso anche per questo motivo, nel senso che per Gasperini in quella zona di campo lì deve essere perfetto un giocatore con i piedi per trattare la palla, mentre lui sicuramente non lo è. Alla Juventus si erano visti anche degli errori abbastanza importanti nel gioco con i piedi, un po' è migliorato, ma non è secondo me il giocatore al quale ti puoi affidare se l'avversario ti pressa alto o comunque diciamo che in costruzione ha qualche limite. Così come credo abbia dei limiti anche in alcune letture di reparto, in alcune situazioni di letture delle azioni difensive. Questo per fare un po' una sintesi molto breve delle sue caratteristiche principali, per presentarlo magari a chi non lo conoscesse. Vi mostro poi anche un breve confronto che ho preparato tra i numeri di questa stagione di Demiral e Skriniar per capire anche come questi due giocatori si incastrano a livello di caratteristiche. Skriniar ha giocato più minuti, 1680 contro i 1198 di Demiral, circa 400 minuti in più, Skriniar circa 4 partite in più in totale.
Demiral ha segnato un gol, Skriniar no in questo campionato, 4 cartellini gialli Demiral, 3 Skriniar, quindi è un po' più falloso. Skriniar è più preciso nei passaggi, Demiral ha la meglio di molto nei duelli aerei, 2.2 duelli aerei vinti a partita, 0.9 Skriniar, quasi più del doppio per Demiral, che ha la meglio nelle statistiche puramente difensive, quindi come vi accennavo poco fa, tutto quelle che riguardano i contrasti, le spazzate, i dribbling evitati, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda l'attacco invece e i passaggi, sicuramente emerge di più Milan Skriniar, che è più presente in zona offensiva. Questo lo ricordo, lo ribadisco sempre, anche perché le statistiche ovviamente risentono e sono condizionate sia dalla squadra che dallo stile di gioco della squadra. Però servono comunque a darci un'idea delle caratteristiche di come vengono impiegati in questo momento i due calciatori, che quindi hanno delle differenze abbastanza sostanziali. Demiral più difensivo, Skriniar anche più presente in fase di costruzione. Quindi per riepilogare, vi accennavo di una novità che abbiamo portato in questo format. Ho preparato una grafica per chiudere con i pro e i contro di Merih Demiral, almeno secondo me, così chiudo con una mia opinione su questo giocatore. Allora, come pro ho messo l'età più esperienza. Che cosa significa? Significa che è un giocatore classe 98, quindi ancora non al picco della sua carriera, nonostante questo comunque ha già accumulato una buona esperienza anche in campo internazionale, 35 presenze anche con la nazionale turca, quindi anche la vicinanza, l'amicizia con Hakan Çalhanoğlu potrebbe essere un fattore da non sottovalutare. Conosce il campionato italiano, quindi in un passaggio all'Inter sicuramente parte avvantaggiato rispetto ad un giocatore senza esperienza e che arriva dall'estero. Questo mi sembra scontato. Molto forte in marcatura, un marcatore all'Inter secondo me manca, e quindi per quelle caratteristiche è sicuramente uno dei profili più interessanti in Italia, e sui duelli aerei è tra i migliori in Europa e quindi inevitabilmente è un suo pro. Nei contro però, dicevo, i problemi fisici sono un po' un'incognita. Di fatto dalla stagione 19-20 in poi ha iniziato ad avere dei problemini che soprattutto in questa stagione lo stanno abbastanza limitando. La tecnica non è sicuramente il suo punto più forte, quindi a livello di costruzione un po' questo incide. Il costo, io temo che possa essere un'operazione abbastanza onerosa. So che l'Atalanta vuole venderlo, lo ha riscattato per 20 milioni, l'obiettivo però è incassarne di più, credo. Non penso che si accontenteranno dei 20 milioni che hanno speso la scorsa estate. Aggiungiamoci che, se non vado errato, guadagna già attorno ai 2 milioni di euro a stagione o qualcosa di simile. È un'operazione che verrebbe a costarti delle cifre importanti, immagino già sui 25 milioni di euro, magari con formule dilazionate, e un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro, quindi è tutt'altro che un giocatore economico o un'occasione da prendere. E sul ruolo poi ho messo un punto di domanda, perché come ruolo di fatto il terzo di destra nella difesa a 3 non lo ha mai fatto, o almeno non che io ricordi, o l'ha fatto raramente, e quindi su questo ho qualche dubbio. Per cui, per fare delle conclusioni in chiusura, è un buon prospetto Demiral, ha un buonissimo potenziale per poter diventare un difensore anche da Inter, secondo me, anche se per ora non è ancora esploso a questi livelli. È inevitabile che se Skriniar va via, io dico sempre questo, se Skriniar va via dall'Inter è perché non puoi permetterti un difensore come Skriniar, e quindi quello che prendi al suo posto inevitabilmente, almeno in partenza, è un difensore meno forte, altrimenti il Paris Saint-Germain avrebbe preso direttamente Demiral in questo caso, anziché andare su Skriniar, e questo è abbastanza chiaro. Allo stesso tempo, credo che i contro che ho messo in evidenza nella scheda finale di Demiral mi portano a pensare che si possa trovare altrove un profilo che costi meno, quindi che a costi inferiori possa garantirti in proiezione un margine di crescita e di rendimento abbastanza simile. Almeno a costi inferiori comunque ti prendi un rischio economico inferiore che può ripagarti anche di più. E visto che questa volta la scelta non va fatta in poche ore negli ultimissimi giorni del mercato di gennaio, ma c'è tempo per programmare, si va verso l'estate, si può trovare con più calma un nuovo profilo da inserire in difesa. Penso quindi che con più tempo davanti, con la possibilità di cercare altrove, si possa prendere un profilo migliore. Questo sarebbe, secondo me, l'arrivo di Demiral, un buon cascare in piedi, diciamo, forse però più per sostituire De Vrij eventualmente che Skriniar, soprattutto se si andrà avanti con Inzaghi in panchina, che sul braccetto di destra, ma anche sul braccetto di sinistra in generale, comunque sui terzi, ha sempre un giocatore molto coinvolto nel gioco, che partecipa molto. E poi
il fatto di tornare a fare affari con l'Atalanta mi lascia qualche dubbio anche sulla scia di quello che è successo per esempio con Robin Gosens, che lo stesso veniva da dei problemi fisici. Non è paragonabile, ecco, la situazione dei Miral dal punto di vista fisico, però quelle vibrazioni lì mi fanno avere qualche dubbio in questo momento. Fatemi sapere nei commenti allora che cosa ne pensate voi di Demiral, se pensate possa essere il difensore giusto oppure no. Voglio sapere se vi piace questo format, se lo avete apprezzato, se aggiungereste qualcosa all'analisi che magari non ho detto e soprattutto se volete scriveteci nei commenti il nome del prossimo difensore che dovremo analizzare nella prossima puntata. I commenti e i nomi più votati cercheremo di portarveli allora nelle prossime puntate che arriveranno nei prossimi giorni. Vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo il club di Passione Inter che ci ha aiutati quindi a portare questo format e a votare il primo nome da analizzare, quindi se volete sostenerci e partecipare alla nostra community www.passioneinter.club. Io vi lascio in descrizione invece la nostra analisi estiva, quella che partiva dai 461 nomi per arrivare al nome finale, così potete recuperare anche quella dove ci sono dei profili che poi andremo ad analizzare in maniera più specifica. Per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare proprio qui.